Ciao a tutti gli amici di K-Synth Lab, oggi nuova recensione e parliamo di una novità in casa Sinido, ovvero la Tempo Key K32 Play. Innanzitutto voglio ringraziare Sinido per questa collaborazione, infatti lo stesso brand mi ha chiesto se fosse interessato alla presentazione di questo nuovo prodotto appunto che hanno appena rilasciato. Si tratta di un controller 32 tasti con tasti mini, adesso poi andiamo a vedere un po' tutte le funzioni nel dettaglio. Ho voluto fare questa recensione perché è secondo me uno strumento che potrebbe essere molto interessante per chi è in mobilità spesso e cerca un controller 32 tasti molto valido ma che abbia una marcia in più, perché questo strumento ha un qualcosa in più che tanti altri non hanno e adesso ne parliamo, ovvero di base lo strumento è un controller 32 tasti con tasti mini che comunque sono molto reattivi, si riesce a suonare veramente bene, quindi è un qualcosa che ci avvantaggia, perché già se il tasto mini non è la stessa cosa di avere un tasto standard, se poi abbiamo un tasto mini che è anche difficoltoso da utilizzare, chiaramente questa cosa qua diventa un po' complicata. Questo strumento è pensato per degli spazi ridotti, per quando siamo in viaggio, per quando dobbiamo portarci dietro un qualcosa di comodo. Ovviamente in studio si possono avere tante altre possibilità, si può scegliere un controller con tasti standard, ma in certe occasioni ovviamente quegli strumenti non possono essere utilizzati per vari motivi. Questo strumento ovviamente nasce come controller, quindi se voi lo collegate via USB o addirittura via MIDI, perché all'interno della confezione, ve la faccio vedere da qua sopra, c'è anche un adattatore mini jack e MIDI standard, MIDI DIN, questo strumento diventa un perfetto controller sia per dell'hardware che magari non ha USB ma ancora MIDI standard, quindi possiamo utilizzarlo tranquillamente anche per degli expander, dei moduli desktop, qualsiasi cosa, comunque qualsiasi cosa hardware che non ha USB, comunque che noi non vogliamo collegare in USB, perché non sempre si vuole utilizzare l'USB, perché magari l'USB viene collegata da quel dispositivo verso il computer, quindi quella porta non è libera. Grazie Sinido per aver inserito anche la porta MIDI dentro questo piccolo strumento, perché fa veramente comodo. Altra possibilità appunto è il discorso dell'USB, che è un USB di tipo C. All'interno della confezione c'è un cavo USB-C, USB-A, quindi ve lo faccio vedere anche qui, quindi da una parte USB-A e dall'altra USB-C, e poi all'interno c'è anche un connettore mini jack stereo di cui parliamo tra poco. Altra possibilità appunto è collegarsi tramite USB al nostro computer e pilotare dei virtual instrument, qualsiasi essi siano, o comunque configurarlo con la nostra DAW, perché lo strumento, come vedete magari da qua sopra, presenta appunto tutti i vari tasti, play, pausa, rec, avanti, indietro, loop, eccetera, per appunto configurarsi con la nostra DAW. Questo strumento però principalmente va bene tutto questo, ma mi ha incuriosito per altri due motivi. Il primo motivo è che al momento voi lo vedete collegato via USB, è collegato attualmente al computer, no? E quindi normalmente uno dice perfetto, è collegato via USB perché sennò questo strumento non si accende. Cosa vedete da qua sopra? L'USB è qua, dietro non c'è nulla e lo strumento è ancora acceso, perché questo strumento al suo interno ha un power bank. Quindi questo strumento al suo interno ha un power bank che ci permette di utilizzare in mobilità lo strumento anche senza collegarlo ad un computer. E uno potrebbe dire, sì, ok, però se io non ci collego niente cosa me ne faccio? E qui è la seconda funzione che mi ha incuriosito di questo strumento, perché appunto si chiama Tempo Key K32 Play. Questo perché? Perché se vedete da qua sopra, qui c'è un qualcosa di interessante e sul display ce n'è un'altra. E ritorniamo anche al discorso del cavo mini jack di prima, di cui parlavo poco fa. Allora, innanzitutto questo strumento al suo interno ha uno speaker integrato, che non è niente di eccelso, è un piccolo speaker di servizio, diciamo, che ci permette comunque di ascoltare qualcosa se non abbiamo delle cuffie. Ovviamente sul retro c'è un'uscita cuffie mini jack, che può essere utilizzata anche ovviamente come main output, e uno dice cosa me ne faccio? Ve ne fate perché all'interno di questo strumento ci sono anche dei suoni.
sono dei suoni standard, sono dei suoni normali, però avete innanzitutto 8 pad sul pannello e potete utilizzarli per suonare. Drum, ci sono 2 banchi, quindi questo banco da 8 tramite questo tasto pad bank permette appunto di far diventare i pad arancioni e diventa pad B e quindi altri suoni. E comunque sono dei suoni onesti, perché ricordiamoci che stiamo parlando di un piccolo controller, non stiamo parlando di una workstation da 3.000 euro, quindi bisogna anche contestualizzare i suoni all'interno di quello che è lo strumento. Poi ci sono altri suoni, perché ovviamente questa è una tastiera, quindi e questa cosa ci permette di fare? Allora, innanzitutto ci sono un bel po' di suoni al suo interno, 16 banchi da 8 suoni e sul pannello ci sono 3 tasti che possono essere appunto assegnati per il richiamo rapido dei suoni. Quindi per esempio io su Key Sound 1 ho messo il pianoforte, su Key Sound 2 ho messo questo. Ovviamente c'è il transpose dell'ottava qui davanti sotto il display, quindi abbiamo sia transpose che il tasto ottava, quindi questi tasti ovviamente funzionano bene anche se lo stiamo utilizzando come controller per il computer. Il terzo suono che io ho segnato è un synth pad. Poi sul pannello ovviamente troviamo altre cose oltre a quello che abbiamo visto poco fa, tra cui possiamo disattivare direttamente il drum sound, possiamo disattivare i suoni, in questo modo adesso non è acceso nulla nel computer, quindi viene disattivato con sound off, vedete che sono diventati scuri tutti questi tasti, quindi sia i pad sia tutta la parte qua della gestione del suono è spenta proprio appunto perché diventa un controller standard. Possiamo riaccenderli ovviamente, abbiamo comunque sulla sinistra pitch e modulation con questo riferimento LED visivo, quindi ci fa vedere immediatamente la posizione dove siamo. Abbiamo 8 encoder che sono ovviamente configurabili, abbiamo la possibilità di avere un arpeggiatore, di modificare la velocity, adesso io vado a riaccendere i suoni, quindi comunque questo strumento è un qualcosa di veramente interessante, proprio perché di controller 32, 37 tasti, 25, ce ne sono veramente tanti sul mercato. Ovviamente il mercato è particolarmente saturo ormai, i controller di tutte le forme, colori, dimensioni. Sinido cosa ha fatto? Ha messo quel qualcosa in più che tanti altri, quasi tutti gli altri, non hanno. Questa funzione l'abbiamo vista sul canale in un altro video, in un altro controller che però, a differenza di questo, ha dimensioni ben diverse, anche prezzo ben diverso, quindi questo è un coltellino svizzero che secondo me può essere veramente interessante da utilizzare, soprattutto per chi mette molto spesso magari un controller nello zaino, anche perché come vedete, guardate, con la forma della mia mano, cioè nel senso il controller è relativamente compatto, non è un qualcosa di gigantesco, quindi veramente si riesce a infilare in uno zaino, quindi veramente riesce a fare quello che promette. Quindi questo è un qualcosa che
secondo me, se cercate quel qualcosa in più da un controllerino 32 tasti e siete nel mercato, quindi state cercando effettivamente questa tipologia di strumento, io gli darei un'occhiata perché è molto interessante. Trovate ovviamente tutti i link poi in descrizione nel video per andare direttamente sul loro sito per vedere com'è lo strumento, vedere poi tutte le varie specifiche nel dettaglio, tutto. Però ripeto, facciamo un breve riepilogo di quello che è, quindi avete in più controller 32 tasti, 8 pad, 8 encoder, suoni integrati, power bank per utilizzarlo senza alimentazione fuori, potete utilizzarvelo anche come strumento in aereo o in autobus o in macchina con le vostre cuffie e divertirvi senza neanche dover utilizzare un power bank, perché ci attaccate le cuffie, questo per un tot di ore funziona, quindi ve lo utilizzate anche per giocare un po'. Allora, il prezzo di questo strumento si aggira attorno ai 120-140 euro, perché io so il prezzo $139, quindi questo è il prezzo che appare poi sul loro sito. Ovviamente può essere spedito in tutto il mondo, ovviamente poi secondo me ci sarà anche su altri siti. Non siamo neanche, per le funzioni in più che ha, comunque un controllerino interessante, siamo comunque tra i 100 e i 150 euro, che è comunque una cifra abbordabile, quindi io gli darei un'occhiata. Io voglio ringraziare Sinido per avermi mandato questo strumento in anteprima, quindi io l'ho avuto prima del rilascio e ho avuto modo di provarmelo un po'. Ringrazio loro, ringrazio voi, andate a vedervi Tempo Key K32 Play sul sito di Sinido e noi ci vediamo alla prossima recensione sempre su DK Synth Lab. Ciao e alla prossima!